Siamo con Bruno Giacomelli, indimenticato, indimenticabile pilota di Formula 1, soprattutto portacolori dell'Alfa, al Minardi Historical Days. Cosa provi qua, queste rievocazioni? Ma sono già alcuni anni che vengo al Minardi Day, innanzitutto perché sono amico di Giancarlo, ci conosciamo oramai da tantissimi anni, dai tempi della Formula Italia, dunque, e poi è sempre un piacere rivedere le macchine, anche le macchine dei miei anni quando correvo. Cosa provi, Bruno, a vedere le macchine che ti hanno Ma accompagnato in sì, pista? ma Nostalgia, ma un, rimpianto? un po' di tutto e niente di particolare, devo essere sincero. Forse fa parte un po' anche del mio carattere e questo per un pilota è una cosa estremamente positiva. Senti, hai visto che l'Alfa è tornata in Formula 1, ma è la vera Alfa? Sì. Beh, lo sanno tutti, oramai è stato detto, stradetto, scritto, cioè, oramai, cioè, porta il nome Alfa Romeo, è chiaramente un'operazione di marketing, sappiamo tutti che il motore non è un motore Alfa Romeo e la macchina anche non è Alfa Romeo, è soprattutto un'operazione di marketing per promuovere i prodotti nuovi, le nuove automobili Alfa Romeo. Ai tuoi tempi la Formula 1 era indiscutibilmente pericolosa. Adesso siamo andati forse nella direzione di una Formula 1 troppo anacquata, senza vie di fuga, senza sabbia, senza ghiaie. È una Formula 1 che non mi piace ovviamente, come non piace a nessuno, o quantomeno che io sappia, non piace a nessuno dei piloti della mia epoca. Ci sono tante cose che non vanno, e però è così, la Formula 1 segue un po' quello che è l'evoluzione del mondo e vediamo tutti che il mondo sta andando in una direzione non propriamente giusta e la Formula 1 è lo specchio della società di oggi, c'è poco da fare. Senti, cosa provi quando vedi che corrono un Hockenheim che non ha i rettilinei? Hockenheim, Hockenheim come tanti altri, vedi Zelltweg, vedi Silverstone che l'hanno stravolto e tanti altri circuiti. Hockenheim, parlando di Hockenheim, è un circuito tra l'altro dove ho dei ricordi bellissimi e anche tragici se vuoi, perché ho perso nel 1980 il mio compagno di squadra. Dunque, Tra l'altro, ma scusa se ti interrompo Bruno, si dice che dovevi provarla tu quella macchina, che te l'ha no, fatta provare. me l'ha fatta provare, ho fatto un paio di giri perché lui mi aveva detto di aver sentito qualcosa di strano nella trasmissione e mi ha chiesto se gliela provassi. Io ovviamente feci 2 giri senza forzare più di tanto. Nel frattempo venne pronta la mia macchina sulla quale stava facendo dei lavori meccanici e lui prese il volante e al secondo giro fece quell'incidente, dunque non si è mai saputo ovviamente cosa è successo. È stata una cosa drammatica che ho vissuto molto da vicino, essendo stato io uno dei primi ad arrivare sul luogo dell'incidente. Ovviamente parliamo di Patrick Depailler, che era tuo Parliamo di compagno Patrick, di era squadra. il mio compagno di squadra col quale tra l'altro andavo d'accordissimo, come tutti del resto i miei compagni di squadra. Io ho sempre avuto degli ottimi rapporti con i miei compagni. Com'erano Andretti, De Cesaris, i tuoi... Ma Andretti era campione del mondo, era stato campione del mondo, dunque già avere un campione del mondo in squadra, compagno di squadra, non è stata una cosa facile perché il team era portato a seguire più le sue indicazioni, che questo per ovvi motivi, insomma, ecco. Certo, Però, come ti ripeto, ho avuto un ottimo rapporto anche con Mario. Lui era americano, ma una parte di sé era ancora molto italiana. Dunque abbiamo avuto un ottimo rapporto, come l'ho avuto Andrea. con Andrea De Cesaris, col quale forse è stato il pilota con il quale ci siamo intesi meglio di tutti i miei compagni di squadra. Ecco. Andrea, oltre che essere velocissimo, è stato una cara persona, un bravo ragazzo. Vabbè, comunque. Certo.
Senti Bruno, c'è un po' la percezione che forse tu potevi fare di più, sei sempre stato magari al posto giusto, al momento sbagliato o viceversa. Sai, è difficile. Io penso che se avessi avuto sicuramente una macchina all'altezza avrei vinto il campionato del mondo. Questa è un'opinione comune tra i Certo. piloti. Se tu fai questa domanda ai piloti credo che ti direbbero la stessa cosa. Comunque non lo dico solo io, l'hanno detto anche le persone con le quali ho lavorato, perché c'era una base molto solida in diversi settori, in diversi punti, diciamo, che sono quelli importanti per far sì che un pilota, che alla fine è un uomo, possa raggiungere un determinato risultato. Cosa vuol dire? Che devi avere determinate caratteristiche, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista emotivo, caratteriale e quant'altro. Certo. Bruno, una domanda shock. Ti danno una Red Bull, quella di Verstappen, hai Monza per una settimana, puoi girare a tuo piacimento, la domenica c'è il Gran Premio, stai nel 110%? Mi piacerebbe provarla per curiosità. Alla mia età credo che come cioè, io la proverei un giorno, non una settimana, per vedere come. Ma io so già come vanno queste macchine, io lo so come vanno Come queste vanno? macchine. No, so già gli automatismi, so già la potenza, io so già come vanno queste macchine, sono preparato, hai capito? Pensare di fare una prestazione non è possibile, questo non è possibile. Ok. Siamo troppi, dovrei avere 40 anni di meno. Ok. Con 40 anni di meno si potrebbe fare qualcosa di interessante, no? Un'ultima domanda Sono flash. macchine che sono molto più facili da guidare di quelle di Penso anch'io, Inter. sì. Su quello non ci piove. È chiaro che quando tutti hanno le macchine con le stesse caratteristiche tecniche, poi è sempre difficile, ci mancherebbe, ma la macchina da guidare è più facile. Cioè il problema della cambiata non esiste, il problema della trazione non esiste. Sono macchine estremamente veloci in curva, dunque devi avere una preparazione fisica estremamente Valida, certo. valida, cioè sotto tutti i punti di vista, voglio dire, ecco. Ma Luca, ecco, l'ho già detto, mi piaceva avere 40 anni di meno. E poi si potrebbe cominciare a pensare, dico, di fare. Ma io la proverei, ma per curiosità, quella non avrei bisogno di una settimana, mi basterebbe una giornata. Certo, l'ultima domanda Per flash. soddisfazione personale. Immagino. Perché voglio Il dire. pilota più forte con cui hai corso del tuo periodo, chi è stato secondo te? Ma io devo dire che io ho avuto tanti compagni di squadra. Anche non compagni squadra, proprio il pilota. Sì, in Formula Indy ho avuto anche Emerson Fittipaldi come compagno di squadra, che ha vinto poi, dopo che venni via io dagli Stati Uniti, vinse, cioè lui aveva già vinto 2 campionati del mondo di Formula 1, uno con la McLaren e uno con la Lotus. Ha vinto poi, dopo che venne via io dagli Stati Uniti, ha vinto 2 500 miglia di Indianapolis e un campionato di Formula Indy. Dunque, ecco, sì, tu mi fai quella domanda lì, noi piloti, cioè non abbiamo, è una domanda difficile alla quale rispondere. Puoi chiedermi qual è stato il mio, da ragazzino, qual era il pilota che, ecco, allora io mi ricordo che come tanti ragazzini della mia epoca, eravamo tifosi Ferrari, no? Ma soprattutto per i piloti che guidavano, chiunque guidasse una Ferrari, no? Ecco, noi tifavamo i piloti che guidavano per la Ferrari. È un mio pilota che mi è rimasto nel cuore e che purtroppo non sono mai riuscito a conoscere, è stato Chris Amon. E Chris Certo. Amon, anche lui, è passato alla storia per essere un grandissimo pilota Che non ha mai vinto. che non ha mai vinto un gran premio titolato, Certo. perché lui ha vinto delle gare di Formula 1, ma non valide per il campionato del mondo, e per un insieme di fattori, perché non per sfortuna, perché lui, ho letto un suo libro dove lui dice che assolutamente quell'etichetta lì di pilota sfortunato lui l'ha rifiutata in modo assoluto. Lui è stato fortunato di essere sopravvissuto Certo. a quegli anni dove l'incidente fatale era molto probabile che succedesse, voglio dire, no? Dunque lui assolutamente ha rifiutato sempre questa etichetta di pilota sfortunato, e anch'io la penso così. Io non sono stato sfortunato, un insieme di cose, io non credo poi
più di tanto la fortuna. Io un po' te la crei te. Io sono venuto via dagli Stati Uniti perché non volevo correre sui circuiti di altissima velocità, sugli ovali che reputavo troppo pericolosi, perché un pilota non è un pazzo, è uno che ragiona con la testa e ragiona tanto. E io ho fatto 2 conti e ho reputato che sugli ovali il pericolo fosse troppo alto e sono venuto via e chissà, forse non sarei qua a rispondere alle tue domande Certo. oggi se fossi rimasto là. Non sappiamo questo. Dunque, non so se è stata sfortuna. A me negli Stati Uniti mi facevano i ponti d'oro per stare là. E io ho preso una decisione, come tante decisioni che ho preso controcorrente nella mia vita, a partire da quando ero teenager. Dunque, voglio dire, è così. Anch'io faccio parte oramai del gruppo di sopravvissuti. Certo. Bene Bruno, ovviamente di questo siamo felici e grazie mille perché ci hai riportato ai tempi d'oro dell'automobilismo. Grazie a voi.